ho visto il film di Eastwood Gran Torino e mi è sembrato di vedere delle cose di Lansdale. So did a lot of people, but it's just we had a lot of the same interest. I think it was just one of those accidental collisions of interest because it struck me as something I would have written, you know, or liked it. So yeah. È una cosa che è successa a parecchie persone di avere la stessa impressione, ma avendo parecchi interessi in comune è una cosa che probabilmente è naturale. We had the same interest. Prima parlava di Obama, cambiamento, speranza nel futuro, nuove generazioni che crescono. Nel ciclo del drive-in dà uno scenario totalmente differente. Non c'è speranza nel futuro, c'è cannibalismo, c'è un'immagine della realtà umana molto forte e molto appunto disillusa. Ci crede veramente nel cambiamento? Yeah, I believe in change, and I even think the drive-in, even though it's a dark and kind of negative, it's not necessarily saying this is how I think it's going to happen, but I'm saying that if we don't do something, that things could go bad. Obviously, it's not going to happen like the drive-in. We're not going to have the popcorn can, but what I mean is that it's to me it's sort of like you know, Lord of the Flies or Brave New World. I'm not saying it's the caliber, but I'm saying that what it is that it's saying this is what human nature is like. If this is what we keep doing, this is where we keep going. Why? You know, because I don't know that answer. Quindi sì, in realtà lui crede nel cambiamento, ma quello che lui scrive nel drive-in non è che succederà, è quello che potrebbe succedere. Questa è la natura umana e questo è dove potremmo andare a parare. Volevo capire cos'è che determina il suo passaggio da un western a un noir a un horror, se è un filone che lui ha seguito nella vita o dipende dallo stato d'animo del momento? Just whatever mood I'm in, or what I feel like doing. I figured out a long time ago that I didn't want to be, you know, I do quite well. I don't want to sound, you know, poor mouth, but I didn't want to just be somebody that writes for the bestseller list. I wanted to write what I wanted to write, and if it did well, good. And if it didn't, you know, I could cry later. But I try to just do what I want to do. Sometimes I want to write very seriously. Sometimes I don't want to. I mean, do you ever watch cartoons? Sometimes I want to watch cartoons. Sometimes I want to read, you know, something or see something great. It's the same way with books. Sometimes I want to read something that's light. Sometimes I want to read something that's heavy. So I have the same approach with my life and with the work. So I don't really consciously think that much about it. È una questione di mood, quello a seconda di come mi sento scrivo, non mi voglio fermare a scrivere una cosa e non sono il tipo di scrittore che scrive per un bestseller o scrive solo in una maniera. Quando voglio vedere i cartoni animati guardo i cartoni animati, se voglio vedere un bel film vedo un bel film, se voglio leggere qualcosa di leggero leggo qualcosa di leggero, e così via. È quello l'approccio che lui ha nella scrittura, a secondo del mood, del feeling si siede e scrive. And now, what's your... Well, what happens once I get in the middle of something, that mood solidifies. And right now that mood is solidified with the new Happen Leonard novel that I'm working on. And then there's one that will take place in Italy that's coming. Cioè, quello che dov'è lui adesso, il mood è concentrato sulla nuova storia di Happen Leonard che si svilupperà qui in Italia. Cioè, è una storia che I've started. Yeah. I've got two Happen Leonard books going because I'm in the mood to write them, but I may have to put one aside and work on something else at some point, and you know, they come back to. Yeah, I have two coming out in the future. Ce ne sono due che sono pronti ad uscire. Probabilmente uno lo metto da parte e ne esce solo uno. Questo è il mio mood, il suo mood. Ancora verso Happen. So you're still in the mood of Oh yeah, there are big chunks of novels written. There's two that are really established, and there's a third that's partly written. Cioè, ci sono due pezzi, no? due pezzi di romanzi che sono da parte già scritti, e ce n'è un terzo. But I have to go back to them and work on them and polish them and make them like. Ma devo ritornarci sopra, ci devo lavorare, insomma, li devo un po' ripulire. Yeah, you know, and the other thing too is it goes back to your question, is that about being prolific. I only work 3 hours a day. I write 3 to 5 pages a day, 5 days a week. But I show up. I'm there.
And you sure have a good idea on Saturday? Saturday and Sunday, I go out for Mexican food. Quindi anche per ritornare alla domanda di prima, io in realtà scrivo solamente, a proposito dell'essere prolifico, scrivo solamente 3 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, ma la cosa, che è un po' di disciplina, è che io per 5 giorni faccio quello, quindi mi presento alla scrivania e scrivo 3-5 pagine. Secondo lei, visto e considerato il fatto che diceva che i suoi libri sono così aderenti alla realtà americana e alla realtà texana, perché, qual è il motivo, secondo lei, che ha portato i suoi libri ad avere questo successo esponenziale negli ultimi anni, soprattutto qui in Italia? È la ragione per cui è venuto a produrci un film? Well, I don't know that it's all just about the reality. We belong to Texas. It's metaphorical, it's a metaphorical idea. But why am I popular here? I have no idea. I'm grateful. Contento, veramente grato. Io ripeto, c'è un animo texano degli italiani che evidentemente si travasa e colloquia. Well, Italians are a lot more like East Texans, though. Yeah. They're warm, they're friendly. Texas is like that. People are warm, and it's not everybody's carrying a gun. And, everybody has one, but that doesn't mean everyone's carrying one. Do you have one? I have a shotgun. Quindi gli italiani sono molto simili ai texani, soprattutto quelli dell'est. Chiaramente perché sono molto espansivi, sono molto caldi e calorosi, ma è chiaro che nel Texas portano le pistole, non è detto che poi le usino. Questa magari forse è una differenza. Lui li usa per sparare i serpenti velenosi, nel frattempo mi informavo un po'. Signori, siamo riusciti a fare un intero incontro con Joe Lansdale senza parlare di arti marziali. Sì, infatti. Facciamo domani. This is for tomorrow. Thank you. Io non so se le regole imposte... Nessuno di noi vedrà il paradiso.